lascia che ti faccia una domanda semplice. Una di quelle domande che sembrano innocue, quasi banali, ma che in realtà, se ti fermi davvero ad ascoltarle, fanno un po' male. Quante volte hai iniziato un nuovo anno dicendoti «quest'anno sarà diverso» e poi, guardandoti indietro, ti sei accorto che non è cambiato quasi nulla? Le stesse abitudini, gli stessi automatismi, le stesse giornate che si assomigliano tutte. Non perché tu sia pigro, non perché tu non abbia forza di volontà, ma perché molto probabilmente stavi cercando di cambiare la tua vita partendo dal posto sbagliato. Cercavi di cambiare i risultati senza cambiare la direzione. La maggior parte delle persone si concentra sugli obiettivi. Io voglio questo, io voglio diventare quello, io voglio avere di più. E quindi si parla di più soldi, più tempo, più libertà, più successo. Ma raramente le persone si fermano a chiedersi una cosa che è molto più importante, ma anche più scomoda. Che tipo di vita voglio abitare ogni giorno? Non che tipo di vita voglio raccontare, non che tipo di vita voglio mostrare agli altri, ma che tipo di vita voglio sentire sulla pelle quando nessuno guarda. Nel buddismo si parla spesso di retta intenzione, non di risultati, non di traguardi, ma di intenzione, perché l'intenzione è ciò che orienta il cammino, è la direzione silenziosa che dai alle tue scelte quotidiane. Il risultato, se arriva, arriva dopo, è una conseguenza, non un punto di partenza. Quando manca l'intenzione, anche il miglior obiettivo diventa vuoto. Quando l'intenzione è chiara, anche un passo piccolo ha un peso enorme. Molti falliscono non perché sognano troppo in grande, ma perché sognano in modo confuso. Dire voglio avere successo non significa nulla se non sai cosa cambia davvero nella tua vita quando quel successo arriva. La vera domanda dovrebbe essere: che cosa cambierebbe concretamente nelle mie giornate? Come userei il tempo se smettessi di rincorrerlo? Con chi lo passerei se smettessi di rimandare? Che tipo di stanchezza vorresti sentire la sera? Quella vuota di chi ha solo resistito o quella piena di chi ha fatto qualcosa che aveva senso? Perché puoi ottenere ciò che desideri e scoprire però che non ti rende più libero, ma solo più occupato, più responsabile e più lontano da te stesso. Un esercizio molto semplice che trovo profondamente minimalista è questo. Non chiederti cosa vuoi ottenere, chiediti cosa ti farebbe sentire più vivo. Non più ricco, non più produttivo, ma più vivo. Vivo quando ti svegli la mattina, per esempio, vivo mentre lavori, vivo quando torni a casa. Forse per te significa avere più tempo, non per fare di più, ma per respirare. Forse significa meno rumore, meno stimoli, meno voci che ti dicono cosa dovresti volere. Forse significa svegliarti senza quell'ansia sottile che ti accompagna da anni e che ormai consideri normale, ma normale non lo è. E se fai fatica a rispondere, c'è un'altra domanda, ancora più potente, che spesso evita ogni alibi. Cosa ti farebbe soffrire di più tra 6 mesi, se tutto restasse esattamente così come ora? Stessa vita, stessi ritmi, stessi compromessi. A volte non è il sogno muoverci, è la consapevolezza della stagnazione, è guardare avanti e vedere un futuro identico al presente. Ed è lì che qualcosa dentro di noi inizia finalmente a svegliarsi. Una volta chiarita questa direzione, arriva una scelta radicale che va contro tutto ciò che ci viene insegnato. Fare meno, ma farlo davvero. Non 10 obiettivi, non una lista infinita che serve solo a farti sentire inadeguato. 1, forse 2 o 3 al massimo. Ogni cosa in più è una forma di dispersione e la dispersione è una forma elegante di autosabotaggio. Non ti distrugge all'improvviso, ma lentamente, giorno dopo giorno, mentre ti convince che stai facendo tanto, quando in realtà non stai andando da nessuna parte. Poi c'è il punto che quasi nessuno vuole affrontare davvero, perché richiede tanta onestà. Ogni cambiamento ha un costo, non economico, esistenziale. Se vuoi più calma, il costo ad esempio potrebbe essere dire qualche no, anche quando temi di deludere qualcuno. Se vuoi più tempo, il costo potrebbe essere rinunciare a distrazioni che magari oggi usi per anestetizzarti, non per riposarti davvero. Se vuoi una vita più intenzionale, il costo potrebbe essere smettere di riempire ogni silenzio, ogni attesa e ogni vuoto. Non tutto ciò che ti piace ti fa bene e non tutto ciò che ti fa bene è immediatamente piacevole. Uno degli ostacoli più grandi oggi è l'illusione di movimento. Scorri, guardi, salvi, ti motivi, ti senti attivo, ma non ti muovi. Il buddismo direbbe che stai alimentando desiderio senza azione consapevole. E questo genera solo frustrazione. Una sensazione continua di essere in ritardo sulla tua stessa vita. A volte il gesto più rivoluzionario non è aggiungere qualcosa, ma togliere.
Meno contenuti, meno confronti, meno rumore. Ma più presenza, più spazio per accorgerti di come stai davvero. La verità è molto semplice, anche se non è quasi mai comoda. La vita cambia quando smetti di inseguire risultati e inizi a praticare scelte ogni giorno. Scelte piccole, ripetute, coerenti, non per una settimana quando sei motivato, non per un mese quando va tutto bene, ma abbastanza a lungo per diventare una persona diversa. Perché non è la decisione che ti cambia la vita, è ciò che fai dopo, quando nessuno ti applaude. Se senti che la tua vita potrebbe essere più essenziale, più allineata, più tua, non serve stravolgere tutto, non serve scappare, ricominciare da zero, rivoluzionare ogni cosa. Serve solo una domanda onesta, una direzione chiara e il coraggio di pagare il prezzo della semplicità. Il resto, lentamente, viene da sé. Grazie.